quando ero per terra faccio fatica a respirare e mi ricordo che si è fermato un mio amico e mi fa: Brian, non ti preoccupare, stanno arrivando. E io lì ancora cercavo di respirare meglio che potevo, ma facevo fatica. Lui mi fa: stringimi la mano che stanno arrivando. E io lì ho provato a stringere la mano e da lì ho capito che non muovevo né le gambe né le braccia. Perché non ce l'hai fatta? Cioè, non ce perché ho provato a stringere la mano e non ce l'ho fatta. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti di nuovo a Mic Bubble. Io sono Andrea Migno, come sempre con me il mio co-host Filippo Carloni H. Fisci. Ciao a tutti. E oggi insieme a noi un campione del fuoristrada, un campione del motocross, il campione di San Marino, Brian BT Toccaceli. Ciao a tutti. Ciao Brian. Ciao Champ. Ciao Champ. Ciao. E applausi per BT. Partirei ovviamente dai tuoi esordi sulle due ruote. Allora, ho iniziato a correre in moto, prima con le minimoto, quando avevo 4 anni. Quindi hai iniziato minimoto Ma addirittura. minimoto strada? Minimoto strada. Non cross. No. Dove questo? E nei parcheggi così, lì vicino a San Marino così. Però avevo il mio compagno di squadra, di classe, scusa, ho sbagliato. E che lui correva, aveva la moto da cross, quindi ho usato la minimoto per qualche mese, poi dopo ho cambiato e ho comprato la moto da cross. Ok, ma quindi perché ti piaceva di più? No, già da subito? No, perché avevo solamente più compagnia. Ok, perché così dici andava a girare con lui? Insieme a lui, esatto. Perché sennò tipo all'inizio girava anche lui nel parcheggio con me, però dopo l'inizio a girare sulla terra, sulle piste piccoline, io con la minimoto. Sì, Baldasserona con la minimoto, fa un po' fatica. Ok, poi dopodiché, quindi quanti anni avevi quando... 5 anni, sì. 5 anni, subito. Poi dopo ho iniziato a girare prima lì alla pista San Marino a Baldasserona qualche volta durante il weekend e poi dopo pian piano... Ma a 6 anni, quindi tipo 5-6 anni già a Baldasserona? Sì, c'era la pista quella per i bambini, quella piccola. Mi ricordo, di fianco. Esatto. Tipo. E dopo siamo passati 65, dopo subito a 7 anni le prime gare subito. Regionale, comunque prima vicini di casa, tipo Faenza, quelle gare più vicine. Primo anno di gare, quindi 7 anni col 65. Sì. E nel mezzo non ti è mai venuto in mente di ritornare sulla strada? Sull'asfalto? No, perché comunque avevamo fatto tipo un gruppo dove c'era sia Nicolò Tamagnini, mio amico, quello che era in classe con me, Tama. e suo fratello correva, anche suo fratello più grande. Quindi eravamo in 4 o 5 che giravamo tutti insieme. Ma quindi tipo sei andato più sulla fuoristrada più per la compagnia, diciamo? Sì, ma lì ti piaceva allo stesso modo strada e cross? Dopo ovviamente la compagnia fa la differenza. Sì, esatto. Ma mi piaceva girare in moto, qualsiasi moto, il kart in casa, quelli proprio fatti in casa, così. Però dopo andavi dove c'era più compagnia, ovviamente. Certo, col cross. Dopo ho iniziato a fare... L'anno dopo ho chiesto a mio babbo se mi portava a fare l'italiano. Okay. Quindi, perché il regionale eravamo sempre pochi a correre e quindi vedevamo le gare dell'italiano che erano sempre molti piloti. Murata di gente. Sì. E quindi l'anno dopo ci siamo iscritti, siamo andati così a fare la prima gara senza vedere la pista, senza così, proprio... Sempre 65? Sempre 65, sì. Per quanti anni l'hai fatto, 65? Ho fatto 3 anni. Sì, fino a 5, 6, 8 anni. Fino a 8 anni. Sì, 9 più o meno, sì. 8-9 anni. Perché lì le categorie nel cross infatti come funzionano? Perché con le minimoto, per età come si divide? Allora, le categorie c'è 65 sono debuttanti cadetti. Ok. E io debuttanti avevo già 8 anni quando l'ho fatto, quindi li avevo saltati. Ok. E invece dopo 85 c'è junior e senior. Ok. E arrivi a 14 anni. E dopo sulla moto, sul 125-250 quanto sali? A 15 anni. 14-15, sì. E dopodiché, infatti, qual è stato? Dopo le tappe dopo? Il primo anno... Cioè, com'è andato il primo anno di italiano? Il primo anno di italiano abbiamo fatto la prima gara e avevo fatto subito quinto.
Ok, subito, italiano 65. Ma quante gare sono? Sono più o meno come il campionato italiano velocità, sono sempre 6. 7, 8, 6, sì, 6 o 7 così. E sempre 2 giorni, e tanto motocross è sempre 2 manche, quindi tutti e 2 la domenica. E dopo abbiamo avuto la fortuna di fare anche una tipo wild card all'europeo a Fermo, sempre nel 2006, sì. Bello. No? Ma wild card europeo, il livello era diverso? Era più alto dell'europeo? Il livello era molto alto. Calcola che della mia età c'era, ho corso insieme a Geyser. Beh. E c'era nell'85 c'era Erlings, Roxen, che adesso che, insomma, non l'ultimo arrivato. Esatto. Qualcosa nel mondo del cross hanno fatto, diciamo. Sì. Infatti tipo hanno tutti più o meno la mia età. Sì, perché Rox è 94, sì. te sei 95, Geyser 96 e Erlings 94, quindi sono tutti. Sì. Infatti da quando sono stato piccolo, da quando avevo 7-8 anni l'ho visti proprio crescere proprio. Siamo arrivati a 2006, i primi 2 o 3 anni di 2006-2007, sì, io comunque ho sempre fatto. Il 65, primo anno di italiano e wildcard nell'europeo, sì, giusto? Sì, il primo anno infatti all'italiano mi sembra di aver fatto nei primi 10, mi sembra, non mi ricordo molto bene. E poi l'anno dopo sono sempre rimasto 65, sempre cadetti, sempre stessa categoria. Mi avevano caricato un po' tanto di pressione perché erano andati tutti in 85 e quindi quest'anno vinci. Okay. Ho fatto peggio che potevo, certo, e tanto alla fine classico, avevo 8-9 anni, quindi sì. e tipo per vincere una gara che potevo vincerla subito, la prima gara che c'è stata ci ho messo fino all'ultima gara. Hai vinto l'ultima? All'ultima gara prima di passare all'85. Ok, e infatti dopo passaggio agli 85? Sono passato nell'85. Siamo all'età di 9 anni? 10, sì. 9-10 anni. Sì. Cioè, poi altra domanda, si dividevano 2 tempi, 4 tempi? No, corrono tutti. No. Si corrono anche insieme. Adesso c'è 120. L'europeo fa europeo 125 che sei tutti e 2 tempi. Ok. Poi fai anche attualmente? Sì. Ok. Europeo 250 che sei tutti e 2,5. E adesso ho messo una regola da pochi anni che corre anche con i 2,50 2 tempi. Sempre nei 2,5-4 tempi. Sempre nei 2,5-4 tempi. Ok. Insieme, tutti insieme. Che però una volta erano con i 4,5. Esatto. Ok. E 4,5 quindi basta? Adesso il mondiale puoi farlo solamente con 2,5-4 tempi l'MX2 e l'MXGP 4,5-4 tempi. Ok. Io mi ricordo questa curiosità. Avevano anche introdotto tipo i 144, mi ricordo. Sì. Un periodo. Quello lì è roba morta. Sì, è durato forse neanche una. Hanno provato per avere per far correre i 125 insieme ai 250 nel mondiale. Però l'hanno usati talmente in pochi che che è sparito subito. Non mi ricordavo questa cosa. C'è stato un paio d'anni che hanno fatto il campionato europeo 300 2 tempi, che erano tutti 250 300 2 tempi, che però anche quello purtroppo non è mai partito come doveva partire, quindi alla fine sono rimasti 125 2 tempi, sì. Che sei fino all'età di massimo 21 mi sembra l'europeo, è uguale anche in MX2, hai il limite d'età 21-22 mi sembra. E poi passi in 4,50. Vorrei fare un appunto, no? Si parla sempre di questi 2 tempi, robe nostalgiche così. Il pilota di motocross vero, no? Il pilota cosa preferisce? Dipende, perché tipo se vuoi divertirti, per me il 2 tempi è la cosa più bella che c'è, perché il motore lo fai cantare, la moto è più leggera e più guidabile, tutto. Ma di braccia proprio tipo nel guidato, ma anche, la mia domanda è anche nei salti, meglio il 2 tempi che il 4? Sì, sono moto più leggere e anche senza fermo motore così, quindi la metti dove vuoi, una bicicletta. Esatto. Però mi domando allora perché come tempi sul giro, cioè alla fine vanno più forti i 4 tempi se si doparano quelli, ma perché si è fermato lo sviluppo, perché proprio sì, 125 purtroppo si è fermato, adesso lo porta avanti KTM o Husqvarna così, che fanno modifiche, però tipo le case tipo Yamaha così, e sono rimaste un po' più indietro. E appunto tu sui 4 tempi, ma obiettivamente però 4 tempi non è un po' più, cioè si va più forte o è solo più facile? Io personalmente, perché mi sembra che il 2 tempi un po' più, insomma, un po' il 2 più... tempi devi essere forte
a guidarlo bene, perché se sbagli una curva e sbagli una marcia così comunque la paghi di più che col quattro esatto. tempi. Invece quattro tempi bene o male puoi permetterti di fare anche qualche sbaglio in più. Sì, perché se sbagli metti una marcia la tira fuori uguale. Esatto. Sì. Ok, e dopodiché appunto siamo all'85, quando sei arrivato dopo nelle ruote grandi, tra virgolette? E nelle ruote grandi sono passato, una volta si passava a 15 anni, dopo quando io ho avuto 14 anni è cambiato il regolamento e sono passato un anno prima, si passava. Ok. Solamente che ho sempre avuto problema di altezza. Cioè? Ero molto basso e quindi quando sono passato ho dovuto... Sul 125 non ci arrivavo proprio neanche a toccare i piedi per terra. Quindi ti capisco, sempre, so di cosa stiamo parlando, insomma, non tutti. Quindi abbiamo dovuto adattare la moto, quindi tagliare la sella e abbassarla il più possibile, perché proprio quando mi alzavo in piedi quasi non si vedeva che ero in piedi. Immagino, è vero, fa così. E quindi dopo in gara i primi anni sono stati duri, perché comunque anche quando c'era il fango così, se sei un po' alti, non devi essere molto alto nel motocross, però comunque quando sei in terreni e piste difficili con i canali così ti può dare una mano, se puoi dare una zampettata per terra per non cascare. Sì, invece che non arrivarsi e appoggiarci per forza. Infatti il primo anno ho fatto solamente l'italiano, il regionale, e i primi 2 anni. E dopo nel 2012, l'ultimo anno che ho fatto 125, ho fatto anche tutto l'europeo. Ok. E è iniziato un po' a cambiare tutto, perché alla fine l'europeo correvi lo stesso weekend del mondiale, nelle piste del mondiale. Ok, tipo Rookies Cup nella Esatto. MotoGP, quindi gara di contorno, tra virgolette, c'era il campionato europeo. C'era l'europeo 125 o 250, quindi comunque passare dall'italiano, che c'erano le piste comunque preparate in un modo, certo, all'europeo, al mondiale sono proprio completamente diverse. Esatto. Molto più, immagino, molto più figo, diciamo. Bellissimo, no? Perché anche tipo facevi il Gran Premio in Italia, facevano tipo Faenza, Fermo, così andavi, era sempre pieno di gente, dai, per uno che magari il motocross poi non è molto seguito, quindi quando vai all'italiano non c'è molto pubblico. Invece al mondiale arrivi in mondiale tutto pieno, tutti spalti pieni, certo, che poi sei italiano, ti gasano, è bello. Poi sui salti così tipo ma nel cross si sente tipo quando la gente fa i boati, perché mi dà l'idea che ce li hai talmente vicini e magari in aria, vabbè che in aria comunque si sgasa anche se i campanacci quando vanno a Trento, con le motoseghe, motoseghe, campanacci, vero, nel cross fanno davanti. Sì, è bello, soprattutto in Italia, così quando faccio le gare. C'è una bella passione, sì. In Italia anche. Ho una domanda interessante secondo me. Rispetto a correre sulla strada, mi sembra una roba con più incognite, più impegnativa, più demanding. Senti che termini. Tipo, quando demanding? Demanding. No, è una roba più. Quando arrivi in una pista nuova, sconosciuta, è più difficile l'apprendimento a arrivare al giro perfetto rispetto a una strada, a una corsa insomma sulla strada? Tipo quando andavi a fare l'europeo era difficile, devi essere bravo a imparare subito la pista, però secondo me rispetto a girare in pista non ho mai girato, quindi faccio fatica a fare un paragone. Però comunque penso che voi quando andate a fare il giro di pista le traiettorie sono quelle, giusto? Sì, anzi, secondo me forse appunto in pista più che nel cross, nel senso. Invece nel cross sono più, ogni giro la pista è diversa, quindi magari te il sabato mattina entri per primo, impari la pista in un modo, poi dopo 3 ore quando rifai le qualifiche la pista è girato tutta la categoria completamente diverse, perché ci sono i canali, ci sono le buche e quindi... E lì come fai dopo? Lì picchiato te arrivi a un certo punto che te hai talmente confidenza con la moto, girando molti giorni la settimana così, che quando arrivi alla pista nuova sai che per fare quel salto devi dare il tot di gas. Okay. E vedi la curva a 180 gradi, sai che devi farla in prima. Poi dopo quando te arrivi lì
comunque in qualifica o che sessione sei, e adatti un po' al momento come ti senti, nel senso... Certo, adatti lo stile di guida Esatto. in base alla pista, come te la vedi lì al momento, Esatto. che tanto giro, come hai detto, giro dopo Sì, sì, giro sì. cambia. Poi dipende anche i terreni tipo più sabbiosi, e rispetto a quelli duri, lì veramente ogni giro è diverso la Ah pista. sì, beh, è tutta appunto friabile. Se uno arriva più forte, butta giù un appoggio di sabbia e arrivi il giro dopo e non c'è più, e improvvisi subito in quel momento. Luca Vagagir, Ma te in un arco di una settimana prima della gara riesci a vederla tutte le condizioni della pista dove arrivano, oppure si No, presentano... te arrivi il motocross, fai sabato e domenica e basta. Ok. Fai un turno di prove libere, un turno di qualifiche, e al mondiale fai il sabato, fai la mais di qualifica. E invece tipo all'europeo fai prove libere e qualifiche insieme di mezz'ora. Se non ti qualifichi c'è una mais di recupero, e poi fai subito la gara. Ah, quindi proprio l'interpretazione fa parte del core business praticamente. Sì. Quando facevamo l'europeo col 125 o 250, ti arrivavi il venerdì, facevi il giro piedi, e se la pista non l'avevi mai vista, avevi 10 minuti di prove libere e subito dopo passavano qualifiche. cioè molto più alla svelta. Sì, alla E molte volte te facevi anche solamente mezz'ora e andavi a casa, se non ti qualificavi. Se non ti qualificavi. Ma Da una parte è una figata, però dall'altra parte... delle volte è una fregatura. quando non ti qualifichi, diciamo che... Sì, perché tipo quando io facevo il 250, 125 comunque anche, e eri in 120, facevano 3 gruppi, prendevano 3 di 13 e 14, e poi facevano la manche di recupero che ne prendevano 4, e poi facevi la gara. Però se te non rientravi nei 40 della manche di recupero, andavi direttamente a casa. Senza neanche fare... Facevi mezz'ora e poi andavi a casa. Mezz'ora al weekend e a casa? Sì. Che capanno. Alla mattina alle 8 poi la facevi. Ma ti è mai capitato? Sì. Che capanno, no? Non ho parlato per una settimana. Mi hanno fatto anche guidare il camion per tornare a casa, il furgone. Dopo i primi anni 125, cosa succede? Ho fatto solamente quell'anno lì che ho fatto l'europeo 125, e ho fatto il mondiale junior, che era una gara secca. Dove? Quell'anno lì era in Bulgaria. E quell'anno lì ho fatto mi sembra 20esimo, così. E l'anno dopo sarei dovuto passare in 2,5, però come dicevi prima all'inizio, sono sempre stato solo io e mio babbo e basta. Quindi la moto la preparavamo a casa, caricavamo il camper e partivamo. E il primo anno, nel 2013, che sono passato 250, eravamo ancora io e lui. Ok. E ho fatto solo l'italiano e regionale. Ok. E l'italiano ho fatto tipo secondo di Under 21, che l'italiano una volta era diviso in 3 categorie: Under 21, Over 21 e Elite, che sarebbero quelli che o hanno vinto l'Under 21, l'Over 21, hanno fatto nei primi 3 anni prima, o chi aveva preso dei punti al mondiale, all'europeo 250. Ma in termini pratici, cioè, in quanti erano tanto quelli dell'Elite? Cioè, erano molti? Sì, perché dopo te, anche se prendevi solamente un punto all'europeo, comunque diventavi Elite. E correvate però tutti insieme? Sì, categorie MX2 e MX1 e basta. Ok, e dentro queste categorie? E dopo dentro a fine giornata facevano un'ulteriore classifica. Esatto. Ok. E quell'anno lì ho fatto secondo dietro a Cervelli Michele, che poi dopo l'anno dopo siamo stati compagni di squadra. Ok. Del team Honda Martin. Che dopo abbiamo fatto l'europeo siamo stati 2 anni insieme. Siamo nel 2014. Europeo con Cervellin. Abbiamo team fatto l'italiano Honda ufficiale, quindi? Sì, in poche parole il team Martin, e quello che faceva il mondiale era il team HRC dalla 450, MXGP. E noi in poche parole eravamo il team junior che faceva l'europeo. Ok. Eravamo io e lui, e quindi sono passato da fare la moto nel garage a un team ufficiale. Vero. All'inizio è stata difficile, perché comunque a gennaio sono partito da casa
e sono stato via 2 mesi a allenarmi in Sardegna, comunque da solo. Anche perché, scusami, anche perché l'allenamento del crossesta e girare col cross, cioè, più volte possibile, o sbaglio? Anche perché lì i test sono tutti liberi, aperti, no? Uno Sì, può sì, girare sì. quanto gli pare. E il motocross di solito inizi a gennaio e finisci di girare in moto a ottobre-novembre. Più giorni possibile. E giù su quella moto. Sì, io quando sono arrivato nel team lì ero abituato che andavamo io e mio babbo a girare le weekend, Esatto. sabato e domenica, e durante la settimana magari facevo un giro con la bici o cose così. Roba più easy. E sono arrivato il primo anno a gennaio, quando abbiamo iniziato la preparazione, e che giravamo 5 volte a settimana. Comunque da passare da non avere il team a andare in un team, anche solamente avere un meccanico, se era una cosa strana. Certo, un bel Certo, aiuto. enorme poi. Sì. Però comunque io la prima settimana che sono arrivato in Sardegna l'ho chiamato, ho detto io vengo a casa, non ce la faccio. Sì, perché? Loro erano già molto, ci siamo sempre allenati con il team del mondiale, e quindi il primo giorno che io sono arrivato abbiamo iniziato a fare l'allenamento come facevano loro. Ovvero? Mattina andavano a correre a piedi, girare in moto, tornavi a casa, facevi una sgambettata con la bici, poi il giorno dopo magari non giravi, però la mattina andavi a correre a piedi, poi andavi in palestra, e io sono arrivato dopo 5 giorni, Ascolta. non riuscivo neanche a tirarmi su dal letto la mattina. Ma è una preparazione, ma perché poi è devastante come preparazione. Devi essere lucido e preparato per fare il mondiale, fanno 30 minuti più 2 giri. Ok, che è impegnativo da bestia, immagino. Moltissimo. Ok. Sì. E molte volte fare mezz'ora ci metti 2 mesi Sì, alla in grande. allenamento a tenerli bene tutti i giri, lo stesso ritmo così. Immagino. In gara devi calcolare che Cosa cambia infatti in gara dall'allenamento? eh, C'hai più adrenalina, più voglia di, immagino, sì, cioè... ma magari se metti caso che cadi in partenza e recuperi i primi giri, non senti neanche la fatica, Esatto, sì, perché sì, c'è quello- l'adrenalina, c'è la voglia certo. di recuperare. Però calcola che tutti gli allenatori, i preparatori facevano in gara devi cavare minimo 10-15 minuti, e dall'allenamento devi aggiungere Ok. 10-15 minuti all'allenamento che faresti normalmente, per la tensione, per l'adrenalina del cancelletto della partenza. Ma mi viene da dire che la stanchezza è una roba da gestire come fosse un maratoneta alla Sì, fine. sì. È una cosa che devi gestire. Cioè, dici vado anche piano i primi giri per gestire la stanchezza. Molte volte ci sono quelli che magari partono forte subito, dopo 3 giri scoppiano, quindi può essere come avere il sindorisco nelle braccia. Ma nel cross, cioè nel supercross, comunque nel mondiale cross, i più grandi piloti tipo Geiser, loro entrano e fanno la gara tutta veramente a cannone o Ultimamente comunque sì. si gestiscono veramente un po'? Ultimamente sono arrivati a dei livelli che secondo me sono altissimi. Devastanti. Partono dalla prima all'ultimo giro, A menare come i fabbri. però dopo loro anche lì fanno, quando vanno a allenarsi durante la settimana, fanno le miles da 1 ora Certo. Ok. di allenamento. Hanno aumentato tutto, diciamo. Sì. Adesso secondo me il livello che c'è nel motocross è altissimo. Fare tutti quegli allenamenti così, e all'inizio è stata dura. Comunque giri sempre con quelli che vanno più forti di te e impari moltissimo, perché io alla fine quando sono arrivato lì da loro, io comunque da Cervellin, che era il mio compagno di squadra, e prendevo parecchi secondi Appena sei arrivato. appena sono arrivato, e dopo pian piano durante la stagione comunque ti alleni tutti i giorni con uno che va più forte di te, e piano piano qualcosa Arrivi piano piano. provi a rubargli sempre qualche consiglio, qualche... Qualche tecnica, sì, sì. Comunque quando qualche- partivi, facevi la miles di allenamento, partivi sempre uno attaccato all'altro, quindi Sì. Praticamente hai cambiato mentalità, hai cambiato quasi sport, approccio proprio in generale. sì, perché prima era un divertimento, dopo lì era proprio un lavoro a tempo, cioè dovevo tutti i giorni, quindi dovevi mangiare bene, vai a correre a piedi, facevi tutto. Poi quando capisci che più ti alleni,
più puoi Più rendere rende, in sì, pista. sì. E Un bello stimolo, da Sì. gusto. Sì. Ma tutto questo siamo nel 2014 più o meno. 2014, dopo per quanto tempo sei stato nel team Martin? 2 anni, ho fatto 14 e 15. E 15. Sempre europeo e italiano abbiamo fatto. Ok. E anche qualche gara del mondiale dopo nel mezzo, perché io essendo di San Marino ho avuto subito la fortuna di riuscire ad andare a fare tipo il mondiale come wild card per San Marino, e perché sennò tipo portavano solamente alcuni Ok, ma in base a te come andavi all'italiano. quindi appunto le prime wild card del mondiale 2015? 2014 Già nel 2014. E come sono andate? Come era il livello del mondiale? il livello del mondiale è ancora a un altro livelli, step. sì, proprio un altro step anche dall'europeo. Sì. Perché tipo all'europeo, quando sono arrivato alla prima gara, e già era qualificarsi, era per me nel 2014, il primo anno, era l'obiettivo, qualificarsi Certo. tutte le gare e cercare di fare qualche punto, quindi essere nei primi 20. Ok. Il mondiale è tutta un'altra cosa, non devi qualificarti, ma lì dalle prove libere prendi le sportellate. Cattivi tutti come la puzza. Come, cioè, la prima prova libera è come se fosse la prima manche. L'ultimo giro, sì. Invece questa maglia di che anno è? 2017, l'ultimo anno che ho fatto con la Yamaha. 12, quindi allora 14-15 Team Martin Honda. Poi 2016-17 Yamaha Caparvi Ok. Racing, che è il team di Perugia. Io mi ricordo, non so però che anno era, cioè non so neanche che anno era, mi ricordo che secondo me avevi la Honda, quindi uno di questi 2 anni che eravamo a Faenza, siamo venuti a girare, che io ancora non ti conoscevo di persona, sapevo solo Brento Cacelli, cioè nella zona era quello che in Italia, cioè, si parlava di te, nel cross era Brento Cacelli, quello che andava, meno da queste parti di sicuro, Sì. ma generalmente era così, e siamo venuti a Faenza a girare e oddio, c'è Toccaceli, andiamo a vedere Toccaceli. Siamo entrati subito, dopo te perché eri fermo, entriamo, dopo quando ci fermiamo guardiamo a Brian, ancora non ti... Cioè, Sì. E niente, io ho una fatica, tutti, c'era un sacco di gente, una fatica. Andiamo a vedere Brian, mi ricordo l'ultima curva, te sei uscito nel rettilineo lì presente. Ok, sì, dalla partenza. Sì, dalla partenza, vabbè dai, adesso vado a vedere, voglio vedere cosa fa. Niente, noi tutti lì già per stare in piedi una fatica della Madonna, te se uscivi tipo in piedi, tutto con una mano appeso al gas, tiro off, ruota mezza alta, ho detto aspetta un attimo, questo ho capito perché andavi così forte. E altro episodio della Madonna a Senigallia, ti ricordi? Lì già ci conoscevamo di più. Sì, erano andati insieme. Siamo andati insieme, quella altra giornata, alla fine pane e salame nel camion di Paolo. Sì. E 16-17, ma invece quando siamo andati a Senigallia che anno sarà stato? 17, sì. Era Bello 17. Duro. Bello duro. E ok, quindi 16-17, gli ultimi anni, dopo purtroppo cominciamo ad arrivare verso il momento dell'incidente. 17-18, dopo come avevi 17, iniziato? quando ho finito il 17, e ho finito che ho fatto l'ultima gara a Faenza, che ho fatto terzo, mi sembra, sì, assoluto. E all'italiano, sì. Perché gli ultimi 2 anni, 2016 e 2017, ho fatto solamente il regionale Marche e l'italiano. Okay. Perché gli sponsor erano pochi, quindi il budget era quello per fare l'italiano, quindi ci eravamo focalizzati su quello. Abbiamo fatto qualche wild card al mondiale, due gare che c'erano in Italia. E sono andate bene? Sono andate malissimo. Sì, perché? Perché dopo lì volevi dimostrare, fare. Avevi quelle 2 gare e quindi volevi dimostrare di essere fortissimo e andare forte, ma la maggior parte delle volte avevi delle botte fortissime. Belle bastonate. E poi tutte le volte che c'era la gara del mondiale, una settimana o 2 prima ti facevi sempre male. Sembrava proprio scritto che dovevi arrivare con qualcosa destaccato. Esatto. Un classico. E quindi arrivavi lì, nessuno ti metteva pressione, però te volevi comunque arrivare al mondiale, quindi volevi dimostrare di essere forte e poi magari
Certo, era tutto da vedere, però Esatto. chiaramente l'obiettivo, la mentalità era quella lì. Era quella di riuscire ad arrivare a fare tutto il mondiale alla fine. Certo. E poi dopo Dopo ho finito il 2017 con la Yamaha e io ero senza moto, senza niente. Non avevo trovato il team, non avevo trovato, sempre per il problema di sponsor, di soldi. Quindi la mia scelta era stata tipo di abbandonare le corse, proprio di correre così, per divertimento. andare, allenarsi, fare, ma Poco prima dalla fine dell'anno così sono riuscito a trovare una moto per correre, sia l'internazionale d'Italia che l'italiano, e un team nuovo così che era appena venuto fuori. Però abbiamo fatto un paio di gare, dopo l'abbiamo subito, ci siamo subito lasciati e ero andato a fare qualche gara di enduro. E quindi dopo ho fatto un paio di gare dopo arriviamo. e poi dopo mi stavo Hai preparando. fatto un paio di gare, quindi inizio 2018 questo? Sì, più o meno aprile così, ho fatto una garetta. Garetta di enduro o di crossfit? Di enduro. Alla fine, enduro, ok. Ho fatto una garetta di enduro e il giorno in cui dopo mi sono fatto male, stavo provando la moto perché facevo il weekend, sarei andato a fare la prima gara dell'italiano. Enduro. Come, allora, volevo sottolineare il fatto che adesso cominciamo magari a parlare dell'incidente e del post carriera Ok. in moto. Ricordo che vorrei ricordare del film, che queste cose che stiamo per dire comunque ci sono anche nel tuo film, Sì, del che è quale- su YouTube. che c'è su YouTube. Io ho avuto il piacere di venire alla prima a San Marino. Sì. A me è piaciuto molto, veramente fatto bene, anche io era stato veramente figo. E c'è lì quello che stiamo per dire, ma lo vorrei che tu raccontassi ovviamente in prima persona anche la dinamica e quello che era successo intorno, perché mi ricordo anche l'episodio della bestia che dovevate andare, cioè, Sì, a girare. insieme. Sì. Racconta un po', che è interessante. Sì. E il 1° maggio sono andato la mattina a allenarmi come andavo sempre con l'enduro, così, quindi con dei miei amici così, ero andati in Carpegna. La moto era una moto che avevamo dato il team per cui correvo di Bologna, e quindi stavo facendo gli ultimi allenamenti e la moto a un certo punto si è rotta, si è spenta, quindi spingiamo la moto fuori dal bosco per Già lì, già lì. le citazioni dell'Onnipotente, Tutte- immagino, Tutte quelle che ci sono state che erano disponibili. dette tutte. Dette tutte, immagino, E- perché da quei dirupi col fango venire su, Era tira fuori. a spinta. anche quello che aveva sbiellato in Carpegna, se vi ricordate. È Sì, vero. tra l'altro, si potrà, tra l'altro. Certo. E quindi partite, quindi- spingete, tirate fuori. Ho caricato la moto, sono andato a casa, ho sistemato, ho smontato la moto, abbiamo controllato cosa c'era che non andava e c'era tipo questo fusibile che si era saltato, quindi ho cambiato il fusibile e ho girato un po' intorno a casa, eri comunque targata, quindi ho fatto un giro per la strada, così andava tutto bene. Ho detto dai, magari provo ad andare alla pista di San Marino, alla Val Serona, a vedere se coi salti, magari con le vibrazioni funziona o non va. Quindi arrivo alla pista, scarico la moto, entro, faccio un paio di giri, la moto sembra tutto a posto. Quindi ho detto, stamattina non mi sono allenato, faccio qualche manche, poi vado a casa. Rientro, faccio il primo giro, al secondo giro e passo dalla partenza e a metà del giro sulla rampa del salto si è spenta la moto. Come aveva fatto la mattina. Ok. Lo stesso problema che avevo avuto la mattina l'ho avuto anche il pomeriggio Quindi sul salto. hai capito che comunque ha avuto lo stesso problema. Sì, la moto si è spenta all'improvviso. Quindi è un problema strano, perché alla fine non è che dici è un problema che la moto tartaglia e comunque non va, e quindi cerchi di... La moto andava perfettamente Da nulla. e da non si Zero. spenta. Da lì, incidente. Sì. Preso, portato, cioè,
Ma te quando cioè adesso vado proprio, ne parliamo Sì, insomma. sì, sì. Cioè, te quando ti sei svegliato la prima volta, diciamo, ti sei accorto un attimo, Io quando cioè, sono lì per lì caduto, tanto avevi perso i sensi, io no, sbaglio, no? io quando sono caduto lì per lì non riuscivo a respirare, quindi ero tipo andato in panico che non riuscivo a respirare, e però ero lucido, cioè nel senso mi ricordo che ero steso per terra, mi ricordo che facevo fatica a respirare, Anche perché comunque quando si danno le botte, capita, no? molte Che volte sì comunque sì, si capita, cioè, e quando ero per terra facevo fatica a respirare e mi ricordo che si è fermato un mio amico e mi fa: Brian, non ti preoccupare, stanno arrivando. E io lì ancora cercavo di respirare meglio che potevo, ma facevo fatica. Lui mi fa: stringimi la mano, che stanno arrivando. E io lì ho provato a stringere la mano e da lì ho capito che non muovevo né le gambe né le braccia. perché non ce l'hai fatta, cioè non ce la Perché ho facevi. provato a stringere la mano e non ce l'ho fatta. E quindi lì mi sono agitato ancora di più e gli ho detto: non riesco a muovermi. E quindi dopo hanno chiamato di nuovo l'ambulanza ed è partito subito anche il dottore. Ho capito. Quindi Ma dopo sono arrivati lì, dopo da lì in poi, e mi hanno, comunque appena sono arrivati mi hanno addormentato. Penso perché dopo ho avuto anche degli arresti cardiaci così, quindi da lì in poi è stato un po' tutto. Mi sono risvegliato, mi sembra che ricordo qualcosa 4-5 giorni dopo, quando ero in ospedale a Cesena. sì, perché dopo all'inizio noi mi ricordo che eravamo a Jerez, se non sbaglio. Che E dopo siete venuti, mi sembra, un paio di giorni dopo. sì, dopo Jerez Sì, che siamo venuti a Cesena, sì. mi ricordo. Però anche Eravamo in un lì, po'. sì, Sì, mi sì. ricordo, tipo di alcuni mi ricordo. Sì, ancora Ho delle sei scene stato che però lì ero ancora comunque tutto sballato. bombardato di farmaci perché il dolore, io il dolore non lo sentivo, cioè ero proprio, magari avevo dolore perché dicevo che stavo sempre nella stessa posizione, che mi faceva male la schiena, ma non sentivo dolore sentivo tipo che le braccia erano, delle volte mi potevo spostare le braccia che ce l'ho sul petto, invece le braccia erano perfettamente di fianco nel letto. Ok. Comunque il corpo sensazioni. era in confusione Certo, totale. certo, certo, certo. Quindi io vorrei sapere dall'incidente in poi, allora innanzitutto questa parte, insomma, questa seconda parte ovviamente della puntata dove trattiamo un po' l'incidente ed è comunque è stato un momento di crocevia della tua vita. Sì, sì. Cioè, per noi da fuori è stato una dimostrazione di tenacia e di forza nei confronti della vita stessa a comunque ad essere quello che sei oggi e aver continuato a fare, insomma, a trasmettere e ad avere certi valori che ti porti dietro tuttora. Cosa pensi quando sei all'ospedale e ti risvegli e ti rendi conto? E secondo me, tipo, nell'ospedale quando ho veramente capito che non riuscivo prima di tutto, io pensavo che fosse tipo una frattura normalissima, quindi sapevo che avevo miei amici che comunque sono sulla sedia a rotelle perché sono caduti in moto, però io gente che non muove le braccia e le gambe non l'avevo mai vista come sono io adesso, quindi ho sempre visto magari i miei amici che hanno fatto gli incidenti, che sono sulla sedia a rotelle, però comunque che si muovono con le braccia, guidano la macchina, fanno sport, quindi quando io ero all'ospedale pensavo questo, quindi il primo periodo, fino a che non me l'hanno proprio detto che non mi sarei più mosso né le braccia né le gambe. Quindi per me una speranza che c'era sempre, quindi mi dicevo sempre no, ma comunque tanto adesso recupero, adesso faccio quello, quando torno a casa faccio quest'altro. Pensavo comunque di riuscire a tornare a muovere le braccia almeno. Sapevo che magari le gambe quella era una cosa che non sarei mai riuscito a muovere, però comunque il mio obiettivo era quello di, anche se tutti mi dicevano che non sarei riuscito, io dentro di me volevo Certo, volevi riuscirci. riuscirci. E quindi andavo contro tutti, anche i dottori comunque, e è stata sempre una battaglia perché loro no, ma queste cose non potresti farle, e io comunque
volevo provarci, quindi gli rompevo le scatole fino all'infinito, finché non me le facevano fare, e poi magari dopo un po' ce la facevo anche magari. Tipo, un esempio? Tipo anche con il respiro, così, comunque con la mia frattura che è molto alta, non era così scontato che sarei tornato a respirare autonomamente, senza un macchinario. Esatto. Quindi quando sono arrivato a riuscire a stare un tot di ore senza il macchinario, la notte me lo rimettevano per dormire. E io nella mia testa volevo comunque staccarmi, non volevo avere la macchina. Cioè, perché volevi riuscire a farlo da per te, Esatto. insomma, da te. E quindi ho rotto molto per provarci. Ho detto, se non volete, magari ma fatemi solamente provare. E la prima volta mi ricordo che è andata malissimo, perché dopo un paio d'ore che non ero attaccato la notte, ho dovuto chiamare e farmi ritaccare. La seconda volta forse ancora un paio d'ore in più, e poi non ce l'ho fatta, e quindi i dottori mi hanno detto basta, non ti facciamo provare. Ti togliamo, E basta. io per altre 2 o 3 settimane ho sempre puntato l'ultima volta per favore, fino a che me l'hanno fatto fare, e sono riuscito a stare fino alla mattina senza avere il respiratore, quindi un giorno intero. E la mattina, quando è arrivato il dottore, che ha visto che ero senza, mi fa, te lo rimettiamo così ti riposi. Gli ho fatto, no, ma adesso non me lo metti più. Ma io la mattina, dopo un giorno che ero senza respiratore, la mattina non riuscivo neanche. È come se avevo fatto una maratona. Avevo proprio il fiatone. La testardaggine contro la scienza, questa è una bella prova. E da quel giorno non l'ho più messo. E da quel giorno non l'hai più messo? Me l'hanno rimesso Questa una è volta. storia devastante. Perché ho avuto la polmonite, ma l'ho tenuto proprio il minimo indispensabile e l'ho cavato subito di nuovo. Questa è la prima, appunto, guarda, te l'avevo chiesto prima, all'inizio di questa parte di discorso, subito già una grandissima prova di forza, di tenacia. Sì. Se dovevi dar retta, dovevi stare col respiratore di continuo, praticamente. In poche parole, quando i dottori hanno parlato con i miei genitori, a loro gli avevano detto di cercare una struttura e per farmi stare, e perché avrei dovuto tenere il respiratore tutto il giorno, in teoria. Cioè, e quindi comunque io vedo, ho dei miei amici che comunque che ho conosciuto quando eravamo all'ospedale, che loro magari hanno il respiratore e la vita comunque è diversa. Cioè, se io paragono la mia alla loro, è completamente diversa. Comunque, se hai un respiratore non è che vai in giro tutto il giorno, fai quello che vuoi. Tutti steppettini verso miglioramento. Esatto. È importante per... Il fatto di avere staccato questo respiratore mi ha permesso di fare molte cose, quindi di uscire liberamente con i miei amici, quindi senza avere il coso che magari se te hai il respiratore che devi metterlo a un certo orario, che magari te puoi stare un tot di ore senza, sei limitato da quello, sei limitato da quello. Io adesso se voglio stare in giro fino alle 8 di mattina, dalle 8 di sera posso farlo tranquillamente. Sei autonomo e okay. Sempre con l'aiuto di qualcuno, però comunque posso farlo. E come posso venire quando voi girate a Renzo, comunque vedere i miei amici che corrono in moto, posso andarsi tranquillamente. Non solo, perché da quant'è ormai che sei il nostro coach del cross? Perché 3-4 anni, mi sa, sì, 3 anni, sì, 3 o 4. Ormai ci hai qualche anno che ci dai dei consigli che noi prima, se no, insomma, siamo migliorati tutti molto, sinceramente. Sì. Adesso non è perché per dire, ma realisticamente con il tuo supporto, insomma, abbiamo migliorato molto le nostre doti crossistiche. E questo è innegabile, anzi, sei te, colpa tua, insomma, non è che... ok, quindi riesci grazie alla tua testardaggine e alla forza di volontà comunque a non riuscire più a mettere il respiratore. Appunto hai detto che riesci a uscire normalmente, poi tipo, ripeto, cos'è che ti porti ancora dietro che puoi fare dalla vita di prima, e adesso che cos'è che ti manca di più? Tipo
sicuramente quello che mi manca di più è correre in moto, però su quello all'inizio è stata dura, perché saper di non poter mai più correre in moto era una roba che mi dà proprio fastidio. E tipo adesso, e anche il fatto di comunque venire con voi a girare, comunque aiutare qualcuno, e anche solo dicendogli 2 consigli così, e mi fa molto piacere. In realtà però è proprio un lavoro vero, cioè alla fine te c'è un bagaglio di esperienza Sì, che sì. è devastante sul cross. Questa è tutta roba che puoi portare, cioè ti aiuta a sopperire un po' la Sì, sì, mancanza di corse in moto, come può essere anche per uno che smette normalmente di correre, no? Sì, sì. Perché guardi me? No, perché alla fine è, No, ma è Sì, così. sì, sì, è una sì, carriera parallela, se ci rifletti un attimo. È bello perché te magari hai corso tanto, ci hai allenato tanto, comunque hai un'esperienza grossa, e dare a qualcuno la tua esperienza per me è una roba bella, una roba figa. Quando venni a vedere il film, ti dissi dopo qualche giorno che secondo me questa esperienza della quale stiamo parlando dovresti metterla a frutto di magari dei ragazzini Sì, sì. del cross, per comunque arrivare almeno al tuo livello, che era già in Sì. un livello strainteressante, e quello sarebbe, a me piacerebbe, insomma. Sì, è una cosa che comunque ci penso. Addirittura puntare più in alto, raga. Cioè, Raikkonen adesso si è messo a fare il team manager Il motocross, sì. motocross. Te Anche sì, potresti sì. fare quello benissimo. Sì, sì, è una roba che mi piacerebbe molto fare. E ho anche quest'anno ho avuto tipo dei mesi che ero quasi sicuro di cercare di fare un team, o comunque aiutare qualcuno, però ancora forse non sono ancora pronto per fare veramente tutta una roba del genere. Sì, anche perché, cioè, come dicevamo prima, Una roba- è un impegno comunque importante, Esatto. pieno di responsabilità, cioè. Ci sarà dello studio da fare dietro. Sì, si fa perché tutto. comunque io ho sempre visto il coso del motocross da pilota, non dall'altra parte, quindi dall'altra parte ci sono altre robe che io potrei fare, tipo con la mia esperienza, e aiutare i ragazzi che corrono, oppure seguire un ragazzo magari che è giovane, portarlo. Certo, accompagnarlo. Però gestire diciamo. un team così non me la sono sentita, primo perché forse è veramente troppo impegnativo per me, perché comunque, non essendo comunque autonomo così, devo sempre avere una persona con me. Certo. E quindi le situazioni si erano un po' complicate, quindi loro ho detto Aspettate forse un po'. ancora è presto. Ok, infatti, Se anche perché comunque se riesco a trovare un team, o comunque qualcuno che da seguire così, è una cosa che a me piacerebbe fare, quindi mai dire mai. esatto. Mai dire mai. esatto. Le capacità le hai. Ma invece un'altra cosa, quali sono appunto, ti sarà capitato, immagino, ed è qui che vorrei arrivare, perché è per noi, perlomeno per me, è un grande insegnamento. Io te l'ho già detto anche questo, ed è giusto dirlo, perché io quando ho dei momenti di down, chiamiamolo down, di non so se si chiama depressione o comunque Sì. di tristezza, di debolezza, di bassezza morale, io non ti nego che ho sempre pensato alla tua forza e a te, a quello che hai fatto, e per me l'esempio più lampante è stato che quando un paio di volte subito dopo comunque, ma anche più tardi, ti chiesi come va, come stai, e te mi hai detto tutto bene, sto bene, va tutto bene. E sentirmelo dire da te che 2 mesi prima andavi col cross e Sì, poi sì. dopo eri in questa situazione, e tutto quello che hai fatto mi ha sempre dato, quando io sono in un momento difficile, veramente ti uso per comunque veramente per farmi forza. E detto questo, la mia domanda è: però in te che ci lotti, ci combatti appunto ci combatti e ci devi vincere contro questa cosa, come reagisci e quali sono i pensieri
brutti che devi scacciare comunque, che hai scacciato comunque fino adesso, dal 2018 fino adesso? E allora, Cosa ti balena per la testa? Cosa ogni tanto ti capiteranno anche a te dei momenti Sì, dove sì, dici sì. vaffanculo. magari adesso meno rispetto all'inizio. All'inizio è stata difficile comunque accettare che comunque la moto era la mia vita, non poter mai più fare quello lì, e era una cosa che all'inizio mi dava proprio fastidio. Anche se andavo a vedere le gare così, lì magari Certo, non è facevo uguale, vedere sta che roba. era tutto a posto. Certo. Però dentro c'era un nervoso che poi magari vedevi che alcuni che magari andavano come te vincevano, magari Certo. ancora peggio. Sì, non è benzina sul fuoco. Esatto. Però tipo adesso ho dei momenti che ho proprio malinconia di correre in moto, comunque anche essere più che altro non del correre in moto, più che altro negli ultimi anni che ho affrontato tutti i giorni il fatto di non poter correre, questo un po' l'ho superato. Però non essere completamente autonomo, quello mi fa venire un nervoso dalla Madonna. Immagino. Perché Anzi, magari non posso prima immaginare. magari ti giravano le scatole, prendevi e andavi a fare un giro. Adesso invece se mi girano le scatole sono sempre comunque se mi girano le scatole sono sempre lì. Sì, non E puoi non puoi fare... andare a sfogarti o fare qualcosa che... E quindi quella è la cosa che mi dà più fastidio adesso. Quindi anche la notte, quando magari non riesco a dormire perché mi fa male la schiena più un giorno che un altro, è quello che chiudo gli occhi e penso e dico tipo Che nervoso. che nervoso che non posso fare le cose le riesco a fare tranquillamente anche adesso, tipo riesco a uscire, a fare tutto quello che facevo prima, ma non riesco a sfogarmi, e quello è quello che un po' secondo me Forse è la cosa più fastidiosa. sì, che mi fa venire più nervoso. Però le conquiste, come per dire, a me mi viene da dire, mi ha toccato molto, anche tipo il respirare da solo, è proprio una cosa che ti dà una speranza. Sì. Dici, a Sì, me sì, sì. magari un giorno riesco anche a camminare perché mi hanno detto che non respiravo, Sì, sì, sì. l'ho fatto. Quello è una cosa. Comunque adesso anche la ricerca, i cose, tutto sta andando avanti molto, la scienza, tutte le cose. E quindi magari, non lo so. Ma invece un'altra domanda che reputo profonda, anche grazie al mio autore Samuele Andruccioli. Cosa ti rende felice oggi? Le stesse cose di prima o oggi ti rende felice qualcos'altro rispetto a prima? Una cosa che tipo a me mi ha fatto un casino, cioè una delle cose più eclatanti che mi è successa è poter giocare, comunque fare una gara con le macchine al simulatore. Per me quando io che faccio una gara comunque che tipo può essere in coppia con un mio amico, io ho una tensione come se sono in gara, una gara vera di Certo, moto. sì, perché poi Perché comunque è la cosa che si avvicina più a quello che facevo, quindi l'adrenalina della gara, così, anche se è un videogioco. esatto, no, a Però parte anche lì il livello è diventata una cosa Sì. finta. sì, per quello sicuramente, infatti vai a fare una roba che un'attività Però- che comunque davvero ti porta alla Sì, tensione di una gara. Però anche queste cose, tipo io quando ho realizzato che non sarei più riuscito a muovermi, non avrei mai pensato di usare un computer, di usare il telefono, di usare... E mai avrei pensato di poter giocare o alla PlayStation o comunque a giocare al computer o cose così. Comunque passi il tempo e sei impegnato in una cosa e comunque... Cioè io adesso quando sono a casa e sono lì che gioco così, sono come se sono veramente in gara. Cioè Sì, proprio... sì. Ah, perché poi ormai, come dicevo prima, la differenza Sì, sì. è poca. Anche Sì, prima sì, avevo sì, magari sì. il simulatore che giocavo, però non facevi caso a queste cose. Era meno, sì. Più... Adesso è la cosa che si avvicina più a quello che avevo prima, quindi
per me è una roba fighissima. Certo, ti puoi dedicare e dar tutto lì. Sì, mi metto lì, faccio i setting, tutto Ma invece a un ragazzino che vorrebbe iniziare ad andare a iniziare una carriera nel motocross, con la tua esperienza da pilota, che cosa gli potresti dire a un ragazzino che ha il sogno di diventare un crossista? e quello di divertirsi, perché tanto alla fine io, da quando ero piccolo fino a che non ho avuto 18 anni, per me è stato un completo divertimento senza nessun tipo di pressione e ho avuto la fortuna di poter fare professionista e di poter andare avanti e fare anche un mondiale e comunque l'europeo, però comunque l'obiettivo più grosso tutti i giorni che andavo in moto era quello di divertirmi e non ho mai avuto nessun tipo di pressione e quindi per me è stata una cosa genuina, quindi divertente, e che arrivavo primo o ultimo, che avevo 6 anni o ne avevo 20, era quello di divertirsi, quindi Ho letto anche, non ricordavo bene, ma mi è riaffiorato in mente il fatto che sei salito anche su una moto. sì, sono montato quando ero all'ospedale, però dopo che sono tornato a casa ho avuto una polmonite, quindi sono tornato all'ospedale e quel weekend lì c'era la mototerapia e Vagno Dera, non so se avete presente, Certo. e è riuscito a portarmi sopra la moto, quindi mi ha caricato di peso con lui e nel corridoio dell'ospedale ho fatto un giro sulla moto. E come sono state queste due esperienze? Cioè, La cosa che sono salito su una moto è stata una cosa bellissima. di più quindi? Bellissima, proprio una roba fuori di testa. La vibrazione. Perché comunque io rumore. ero di nuovo, vedevo il manubrio, vedevo quello che... Vedevi prima, insomma. La cosa più bella che mi è successa. Il salire sulla moto. Sì, Bello, cazzo, figo. troppo bello. Guida Vanni? Sì, abbiamo fatto un corso per i corridoi dell'ospedale. Ma infatti, Abbiamo fatto 2 sgasate che ho detto che se qui casco. se si chiude lì su quel lucidino del pavimento dell'ospedale, Sarebbe stata una bella scena. c'è. Amici ascoltatori, allegria. Ehi. È giunto il momento delle domande dell'Instagram, la rubrica più amata dagli italiani e perché no anche da quelli di San Marino. Sì. Allora, ci scrive Giulia. Come hai capito di essere fatto per questo sport? Quando ero all'inizio andavo molto forte. Poi dopo, da quando sono andato con l'85 fino al penultimo, nel 2011, prima che facevo l'europeo, non andavo molto forte. Nel senso che sì, me la cavicchiavo, però comunque solamente quando sono salito sulle moto quelle grandi e ho fatto le gare importanti ho capito che il motocross faceva per me. Era la tua passione, Era quello la che ti mia- dava più gusto fare. Sì, sulla passione, su quello l'ho sempre saputo fin da piccolo. Comunque lo sentivo che non vedevo l'ora che arrivava il sabato mattina per andare a girare in moto. Magari smette di essere un gioco a un certo punto, anche quello. Però ho capito che il motocross era per me forse Più da grande un che po' più da piccolo. grande, sì. Ho capito. Figo, cioè, un punto di vista che non mi aspettavo. Beh, è diverso, figo. Scrive il signor Marra Alessandro e lui chiede la sensazione di un pilota alla prima gara di un mondiale. Cosa succede? Al cancelletto, già è una figata che c'è il cancelletto tra l'altro. Sì. Rispetto come cosa si sente? È il sogno che hai sempre avuto da quando eri piccolo. Comunque hai sempre visto i piloti del mondiale correre e vedere più che altro il cancelletto quando sono andato la prima volta e mi sono cagato addosso. Veramente. Perché sì, Perché di fianco infatti c'hai tutti dei nomi della personaggi. tutta la gente che vedevi comunque in TV. alla televisione. Ma una cosa, ma la griglia come funziona? Perché si parte in linea nel cross? Nel senso, Bravo. quello che fa la pole. Scegli solo il cancelletto che per lui è migliore. E qual è che combina? Tra l'altro, se proprio devo dirla tutta. E
Dipende dalla pista, dipende dalla ma prima quali curva. sono i fattori che ti fanno decidere, Meno diciamo? strada, cioè fare meno strada, però molte volte se c'è magari una curva molto stretta, Anche da un po' più largo per impostarla meglio. esatto, però magari se c'è la prima curva, che adesso ultimamente sono molto chiuse perché sennò quando fanno le partenze Si ammucchiano. veloci, quando c'è il Samu è un casino. Però comunque il trucchetto che usano adesso è fare meno strada possibile. Ok, quindi lo mette, e dopo scelgono tutti Dopo di lui, sì. dopo di lui, uno però tipo il secondo lo può prendere anche Sì, puoi prendere- lontanissimo. sì, sì. Ognuno si sceglie il suo in base alle qualifiche. Sì. Ok, di preciso non lo sapevo questo, non me lo come sono questo sempre chiesto format. insomma. anch'io. Però sì, stare dietro il cancelletto della prima gara del mondiale è la coronazione di un piccolo sogno che hai. Comunque non tutti ci riescono Esatto. Direi di no. e quindi è una cosa Come la soddisfazione. Sì, bellissimo. Sono di nuovo qui a ringraziare il champ da San Marino, Bremby T60 Toccaceli, il mio coach Filippo Carloni. Questo è Mick Bubble, anche oggi è andata, ci vediamo alla prossima. Ciao Ciao a ragazzi. tutti. Ciao a Grazie, tutti. Brian. Grazie a tutti.